Ciao, sono Cristina Cavalli e si chiacchiera di musica qui ogni tanto. In particolare oggi si chiacchiera di un valzer di Chopin che è tra l'altro uno dei miei preferiti e lo si fa perché qualche tempo fa ho trovato un commento in cui mi si chiedeva qualche indicazione su questo valzer. Dunque, partiamo dal fraintendimento più grande che è il nome. Questo non è il Minute Waltz, il valzer del minuto, ma è la Minute Valse. Chopin viveva a Parigi e il francese era la lingua non solo che usava correntemente per la vita di tutti i giorni, ma la lingua che usava anche per chiamare i suoi pezzi, quindi valse, quindi polonaise, quindi impromptu, eccetera, eccetera. Quindi questo non è il Minute Waltz, il valzer di un minuto, ma è una minute valse, un piccolo valzer, valse è femminile in francese. Quindi ecco spiegato l'arcano, perché nessuno lo suona in 60 secondi, perché non è pensato per essere suonato in 60 secondi. Se ci avete provato vi rendete conto del fatto che è davvero brutto suonato in un minuto secco e anche suonato un poco di più. Le esecuzioni vanno più o meno dal minuto e mezzo a sotto i 2 minuti a seconda dell'interpretazione del pianista, però è ben lontano dall'idea di velocità assoluta, di gara di velocità che si è associata a questa parola sbagliata. E appunto per questo non è solamente un fraintendimento a livello di lingue, è proprio un fraintendimento di lingue che ha dato luogo a uno più grande, molto più grande musicale, perché si è scatenata una gara tra i pianisti per chi riesce a suonare questo in 60 secondi e anche ammesso che qualcuno ci riesca, riesce a fare veramente una cosa brutta. Allora, come in tanti brani che vedono la mano destra come la protagonista assoluta, spesso la chiave si nasconde in realtà nella sinistra. Cosa voglio dire con questo? Che secondo me, perlomeno, è la sinistra qui a scandire davvero il fraseggio reale di questo pezzo e quantomeno a permettere quella libertà di esecuzione e di fraseggio della mano destra che poi rende perfettamente il fascino di questo brano estremamente elegante, estremamente affascinante. Quindi questa mano sinistra deve essere davvero davvero molto molto leggera e dobbiamo arrivare alla padronanza di questi movimenti pensando, questo è un consiglio utile, attenzione al pensare di dover raggiungere il basso, perché secondo me è esattamente il contrario, o perlomeno io trovo beneficio nel pensare esattamente all'opposto, cioè, mi spiego meglio, io non penso di arrivare, ma di partire dal basso. Questo è l'inizio del gesto. Fate caso alla differenza, ora provo a pensarlo come punto di arrivo, magari sbaglierò anche qualche nota. Sì, in questo caso sono uscite le note, ma sono uscite estremamente volgari, pesanti, senza controllo, senza un suono definito, senza un'intenzione definita. È molto più difficile dare l'intenzione corretta pensando un punto d'arrivo che non pensando un punto di partenza. Questo, a parte il fatto di essere molto meno sbagliabile dal punto di vista dell'esecuzione, ma mi dà il vantaggio di poter controllare il gesto al 100% perché arrivo già vicino e addirittura riesco magari a suonarlo senza pedale, che in certi punti, non sempre naturalmente, ma in certi punti secondo me nelle ripetizioni in piano è davvero affascinante. Una delle caratteristiche principali di questa sia mano destra che sinistra è la leggerezza. È un brano da suonare anzitutto divertendosi perché è davvero leggero e davvero divertente ed è leggero anche fisicamente. E la mano sinistra che deve essere leggera non vuol dire che sia anche rilassata. Se io lascio la mano più rilassata, più morbida, in altre parole, il risultato è una maggiore pesantezza, uscirebbe qualcosa di questo genere. Anche non solo più pesante, ma anche meno precisa. Un punto invece dove posso permettermi di giocare un po' con la mano sinistra in maniera
diversa e di lasciare sì in questo caso anche le dita un pochino più rilassate è la parte centrale, quella del tema in La bemolle. Qui non ho bisogno della definizione del principio. In questo punto con la sinistra posso permettermi un suono meno definito, deve essere meno definito per lasciare alla parte superiore tutto lo spazio che le compete. Attenzione a cose come queste. Ora ho rallentato appositamente per dirvi che ci sono punti bassi della mano sinistra che hanno un ruolo armonico particolare di conduzione anche del fraseggio. Il finale deve essere davvero qualcosa di molto leggero, molto elegante. Non è un brano particolarmente difficile da eseguire, ma è un brano molto molto conosciuto e come tutti i brani molto conosciuti è anche molto desiderato da tutti gli aspiranti pianisti, da tutti i pianisti in erba, giustamente. Quindi fate attenzione a non iniziarlo nel momento sbagliato, spesso per la voglia comprensibilissima di arrivare a suonare certi brani ci mettiamo dentro un repertorio che è per il momento troppo sopra il nostro livello e allora sì che rischiamo di accumulare rigidità, problemi. Se vedi che questo brano non riesci a risolverlo anche a un tempo magari un po' più tranquillo di questo, vuol dire che probabilmente non è ancora arrivato il momento di studiarlo e lo dico per esperienza personale perché questo era il mio sogno di bambina, lo ascoltai la prima volta e avevo penso 8, massimo 9 anni, ma credo 8, da una mia compagna di classe di pianoforte e rimasi incantata da questo pezzo al punto che di mia pura iniziativa andai in segreteria nella scuola di musica dove studiavo e ordinai il libro vidi che era il libro dei valzer di Chopin, quindi di nascosto andai a ordinarmi il libro però purtroppo e per fortuna il segretario che si occupava degli ordini delle partiture era anche il marito della mia insegnante, quindi io pensando di fare la cosa di nascosto in realtà li ho fatti sorridere probabilmente per settimane o per mesi. Non mi dissero assolutamente niente, però penso che stessero semplicemente ad osservarmi divertendosi nell'immaginare che cosa avrei potuto fare con quella partitura che era davvero troppo difficile per me. Però nonostante questo riuscii ad arrivare in fondo a fare una lettura abbastanza dignitosa e poi in qualche modo me lo dimenticai e poi dopo anni penso che a uno dei primi concerti che ho fatto a Roma ho pensato di riprendere il valzer e da lì si è risvegliato insomma l'amore. Fatemi sapere se anche voi avete studiato qualcosa di nascosto dai vostri maestri e ci vediamo al prossimo video.